Ciao e benvenuto! Oggi voglio farti vedere come cucire materiali particolari con questo super fantastico piedino, che è un piedino in Teflon. Quindi cosa ci puoi fare con questo piedino? Questo piedino è fantastico perché non avendo la suola in metallo scivola sui materiali e quindi puoi cucire tutti quei materiali appiccicosi. Passami il termine, comunque non si appiccica come farebbe la soletta in metallo, quindi mi raccomando, non voglio vedere carte da forno, pellicole strane, il sapone, la crema per le mani, assolutamente vi prego non uccidete le vostre bellissime macchine da cucito perché io sto malissimo, cioè no. Quindi tutti i materiali che possono essere le copelle, che possono essere la pelle, che possono essere il vinile, che possono essere i materiali stampati, che possono essere delle stampe, per esempio, anche proprio quelle fatte su misura, che può essere della vernice, che può essere sicuramente altre cose creative. Credo di averci cucito anche un nastro di piume colloso. Se utilizzi materiali particolari, mi raccomando, oltre al piedino fantastico in Teflon, utilizza anche il lago apposito. Detto questo, chi sono io per raccontarti queste cose? Io sono Veronica Forconi di Cosplay Fai da Te e adesso partiamo che ti faccio vedere come funziona. Prima di partire mi sono dimenticata una cosa fondamentale, però, cioè, ecco, io con questo piedino ci cucio il foam, quindi adesso possiamo partire sul serio. Vai! Allora, come prima cosa, dato che andrò a lavorare con ecopelle, alcantara e pelle, quello che faccio è cambiare gli aghi. Personalmente mi trovo molto bene per i materiali super particolari ad utilizzare gli aghi da pelle, però tutte le volte faccio una prova e vedo quale ago funziona meglio e questo è un consiglio che ti do, sempre prima fare le prove. Allora, la prima cosa con cui andrò a lavorare è un alcantara, ovvero un effetto scamosciato fatto con materiale sintetico e il retro è in tessuto. Questo è da tappezzeria e non è elasticizzato, quindi è molto fermo. L'alcantara è un prodotto fantastico se vuoi sostituire lo scamosciato di origine animale. Andiamo a vedere come si comporta. Ricordati che questi materiali qui, che sia alcantara, che sia copelle, che sia vinile, che sia foam, qualsiasi cosa, ovviamente non li puoi cucire più di una volta, altrimenti ti rimangono i buchi. Quindi vai sul sicuro. Come vedi, il punto non è uniforme, vedi? Qui è più stretto e poi riprende. Questo su un piano liscio, cioè su una parte liscia, si vede molto meno come problematica e si vede molto di più in altri casi. Cioè, quando per esempio, ora queste le copelle, però quando vai a lavorare su punti con spessori, allora il piedino normale va ad avere dei problemi. E adesso cambiamo piedino. Questo invece è l'effetto del piedino in Teflon. Punto uniforme. Adesso passiamo ad altri materiali. Questa è una maglia, un jersey o comunque un tessuto elasticizzato e proviamo prima a cucirlo con il piedino normale. Ok. Cioè, già vedi che subito mi ha cominciato a spostare il tessuto in avanti, cioè il piedino si sta già appiccicando. Questo senza imbastitura è quasi impossibile da applicare. Cioè, guarda già la differenza, cioè io ho tutta questa qui in più. Cambiamo piedino.
faccio scorrere la lentezza che mi ha preso l'altro piedino. Quindi ora abbiamo tutto quanto liscio. Vedi? Cioè qui si vede proprio che è tirato. E questo invece è come lavora il piedino in Teflon senza essere imbastito. Ovviamente senza l'imbastitura non trasporta benissimo neanche questo, quindi ti consiglio comunque sempre di imbastire e di procedere a piccoli passaggi. Però ti posso dire, se fai un tentativo per conto tuo, vedrai che cucire con questo piedino rispetto che con il piedino normale ti cambia completamente la situazione. Cioè, vedi qui, questo qui e qui invece che è piatto. Ok, andiamo avanti. Allora, dato che siamo qui, ti faccio vedere come funziona il foam. Questo è un Eva da un 2 mm. Il piedino fa molta fatica, cioè molto probabilmente in video si vede poco, ma se io voglio farlo cucire devo spingere. Guarda quanto sono venuti fitti i punti. E questo è quello che succede invece con il piedino in Teflon. Senza particolari accorgimenti, il punto è completamente diverso, è uniforme, non è piccolo. Ovviamente questo è un punto troppo piccolo perché andrà a strappartisi. Quando vai a fare lavori su questi materiali di solito ti conviene fare un punto un po' più lungo. Ora io sulla mia macchina, che è una Janome 8009, faccio un punto da 3,2 di lunghezza. Devi vedere un pochino la tua macchina, che cosa conviene. Non fare un punto troppo lungo perché poi ti regge peggio. Se trovi interessante quello che ti sto raccontando, metti un mi piace ed iscriviti al canale, così non ti perderai tutte le nuove informazioni e i nuovi tutorial. Detto questo, ti faccio vedere gli altri materiali. Abbiamo questo vinile che in maniera molto barbara andrò a sbucciare, ma molto barbara, ma molto, quindi ecco. Però a volte quando si fa i costumi bisogna darsi una mossa. Vedi, anche qui si tratta dello stesso identico punto, eppure la lunghezza è diversa. Qui ha fatto un punto irregolare, questo di sotto invece col Teflon va che è una meraviglia, cioè è uno spettacolo. Detto questo, passiamo sulle copelle. Questo è il risultato. Appena hai incontrato una difficoltà, ha avuto problemi, anche qua su non è uniforme. Piedino in Teflon. Ovviamente qui qualsiasi materiale dovresti procedere con una soletta. Questa macchina è fighissima perché ha il piedino a doppia alzata. Cioè, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, fantastiche. E questo è il risultato.
Comunque anche qui ho avuto difficoltà, ci vuole una soletta, ma quello si risolve. Però il punto è decisamente meglio. Certo, per lavorare su questi materiali bisogna essere uniformi, e un pezzettino piccolo così si fa poco. Stessa cosa vale per la pelle. Che ha anche l'altro problema che il trasporto la rovina sotto, quindi prendete provvedimenti anche per quello, però oggi parliamo solo del piedino. E questo è quello che succede col piedino in teflon. Ora è già un po' arricciata, quindi quello... però voglio farti vedere le cuciture una accanto all'altra. E ripartiamo. Cioè, quanto ci ho messo meno? E quanto è bello questo punto in confronto a quello sopra. Cioè qui è proprio affondato, questa pelle mi si strappa. Ok, direi che ci siamo. Grazie per essere rimasto con me fin qui, sono veramente contenta e spero che potrai fare grandi cose grazie a queste informazioni. Se ti è piaciuto il video metti un mi piace ed iscriviti al canale così da non perdere le novità che arriveranno. Detto questo, io sono Veronica Forconi di Cosplay Fai da Te e ti saluto.